Ciao a tutti e bentornati nella mia rubrica My Book List, la rubrica dove vi consiglio libri da leggere che mi sono piaciuti o che ho trovato interessanti. Oggi vi propongo Una stanza piena di gente di Daniel Keyes. Allora, questo libro credo che sia il primo libro non fiction che vi porto. Si tratta infatti della biografia di Billy Milligan. Per chi non lo sapesse, Billy Milligan fu un criminale degli Stati Uniti affetto dal disturbo della personalità multipla. Infatti, all'epoca del suo arresto dentro di lui vivevano ben 24 persone diverse. Fu un caso che sconvolse particolarmente l'America perché lui fu accusato di rapina e stupro, ma fu anche infatti la prima persona ad essere giudicata non colpevole per infermità mentale, nonostante le prove contro di lui fossero schiaccianti e si sapesse che era lui. Il libro è diviso in 3 parti. La prima parte segue l'arresto di Billy Milligan, segue i primi incontri con gli avvocati che saranno i primi ad accorgersi del suo disturbo di personalità. Verranno poi contattati vari medici e lui, dopo la prima volta in tribunale, verrà finalmente messo in un istituto psichiatrico dove proveranno a curarlo. La seconda parte del libro, invece, che secondo me è quella più interessante, ripercorre la vita di Billy Milligan dalla sua nascita fino ad arrivare al giorno del suo arresto, ricollegandosi quindi alla prima parte. Penso che sia la parte più interessante perché va a scavare a fondo della psiche di quest'uomo, va a capire i motivi per cui il suo cervello a un certo punto si sia spezzettato in 24 parti diverse, alcune delle quali nemmeno erano a conoscenza di avere altre persone che condividevano lo stesso spazio all'interno della testa di Billy Milligan. La terza parte forse è quella un po' più noiosa da leggere perché tratta da una parte l'opinione pubblica, quindi il giudizio che la gente aveva di Billy Milligan e come questo ha influito sulla sua sanità mentale. La terza parte infatti è anche un po' frustrante da leggere perché se nella parte centrale sembra che ci sia finalmente un po' di speranza che questa persona si riprenda e riesca effettivamente a guarire dalla sua malattia mentale, nella terza tutto viene di nuovo spazzato via e trattandosi appunto di una storia vera è un po' triste da leggere. Una cosa che ho trovato abbastanza interessante e utile in questo libro è che nelle prime pagine c'è una descrizione di tutte le personalità che vivono all'interno di Billy Milligan. Sono 24 e ognuna è descritta in elenco e la cosa vi tornerà utile perché nella seconda parte del romanzo incontreremo anche alcune personalità che nella prima non erano uscite. Nella prima parte del romanzo infatti tutti pensavano che nella testa di Billy ci fossero soltanto 10 persone diverse, nella seconda parte verrà fuori che in realtà ce ne sono ben 24. È un romanzo abbastanza scioccante da leggere, ogni tanto mentre lo leggevo dovevo fermarmi e ricordarmi che stavo leggendo una cosa vera e non una cosa finta perché sembra veramente di leggere un romanzo di fantascienza. Tra l'altro l'autore è molto bravo nel mettersi nella testa di Billy e raccontare la sua storia, rimanendo però molto oggettivo e molto obiettivo. È infatti scritto come se fosse una cronaca giornalistica più che un racconto in prima persona di Billy Milligan. Da questo libro hanno tratto la serie che si trova su Apple TV con Tom Holland che si chiama Crowded Room. Quella serie però è solamente basata sul personaggio di Billy Milligan, infatti non parla per niente della sua biografia. Come al solito fatemi sapere se avete letto questo libro, fatemi sapere se avete letto anche gli altri libri di questo autore perché io probabilmente lo farò, fatemi anche sapere se avete visto la serie TV che hanno basato su questo libro. Come al solito noi ci vediamo sempre qui su Wikos nel prossimo video e vi saluto, ciao!